Cari amici della luce, benvenuti su questo canale dedicato alla Divina Sapienza. Il testo che vi leggerò oggi è una testimonianza da parte di uno dei discepoli del Signore Gesù Cristo di 2000 anni fa, che parla delle anime che lasciano questa terra in stato di inimicizia con altre anime. Il testo è estratto dal libro Il Grande Vangelo di Giovanni, volume 1, capitolo 79, dettato dal Signore Gesù Cristo al mistico Jacob Lorber. Dice il discepolo: colui che crede di essersi sbarazzato del suo nemico perché ne ha ucciso il corpo è 10 volte cieco. Con ciò egli si è creato da un nemico debole e visibile 1000 altri che egli non può vedere e che lo perseguiteranno giorno e notte, causandogli danni nel corpo, nell'anima e nello spirito. Perciò è anche un'antica usanza quella per cui quando qualcuno è moribondo, i suoi intimi si rechino da lui per riconciliarsi e per averne la benedizione, perché nel caso che egli muoia tenendo inimicizia dentro di sé, è ben da compiangersi colui che, quale suo nemico, continua a vivere sulla terra. In primo luogo, l'anima divenuta libera tormenterà senza posa il nemico sopravvissutoli, suscitando in lui rimorsi atroci ed insopportabili. Ed in secondo luogo, essa guiderà ed disporrà le circostanze della vita terrena del suo nemico in modo tale che costui difficilmente potrà poi avere un giorno di prosperità e di pace. Il Signore però permette che tutto ciò avvenga affinché alle anime offese sia data la richiesta soddisfazione e per il motivo ancora più importante e incalcolabilmente migliore per il superstite, e cioè di scontare su questo mondo materiale i suoi peccati d'orgoglio, piuttosto di cadere immediatamente dopo la morte del suo corpo in mano al potere di migliaia di nemici, i quali, traendo profitto della sua assoluta inesperienza delle cose di quel mondo, non userebbero con lui certamente modi amichevoli. Ecco dunque il motivo per cui è anche tanto necessario per l'uomo esercitare in questo mondo l'amore e la vera amicizia e fare del bene piuttosto che del male a qualsiasi nemico e benedire colui che maledice. Infatti, chi può sapere quando al Signore piacerà di richiamarlo da questo mondo? Se qualcuno mi fu nemico su questa terra, relativamente per lievi questioni, mi diventerà poi in stato di spirito 100 volte più nemico nelle cose grandi. Ma ben differente è la cosa riguardo a quei nemici che ti sei creato in questo mondo senza che Dio c'entri nulla, con il tuo agire ostile, con il tuo orgoglio e con il modo quanto mai carente ideato dall'uomo per amministrare la giustizia, a proposito del quale è già passato in proverbio il detto che la più grande ragione è, in pari tempo, anche il più grande torto. Tali nemici diventeranno, dopo aver abbandonato il corpo, i tuoi più irriconciliabili nemici. Io ti darei, se le avessi, 1000 vite purché tu potessi indicarmi una persona felice su questa terra che fosse stata preceduta da un nemico nell'altro mondo. Io finora non ne ho conosciuta nessuna. Al contrario, conosco benissimo casi in cui la vendetta di uno spirito divenuto nemico ha perseguitato delle famiglie fino alla 10ª generazione e ancora altri casi nei quali uomini che furono in un paese oppure in una contrada qualsiasi gravemente offesi, hanno poi, quali spiriti, devastato quel paese e quella contrada per molti anni, anzi talvolta anche per sempre, così da non lasciare modo a nessuna creatura di sussistervi.
Amico, per quanto incredibile ti possa sembrare questo mio insegnamento dato con le migliori intenzioni, esso è inconfutabilmente vero. E se non lo fosse, come avrei potuto azzardarmi di parlartene qui alla presenza del Signore e dei suoi angeli? Ma se in te vi fosse un dubbio qualsiasi, puoi rivolgerti al Signore, l'Eterno Creatore di tutte le cose, ed Egli ti darà validissima testimonianza che in ciò che ti dissi non c'è nemmeno una sillaba che non sia vera. Grazie per avermi ascoltato. Se siete interessati a conoscere gli insegnamenti del Signore Gesù Cristo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere avvisati quando verranno pubblicati i prossimi post. Vi auguro ogni bene. Il Signore ci doni pace.